Ci sono giorni in cui tutto va per aria. Questo è uno di quelli. Gli eventi prendono una piega talmente inaspettata che a saltare non è solo il piano A, ma anche il piano B, C e D. Succede spesso in viaggio, come nella vita. Gli imprevisti ti aspettano appena finisci di bere un caffè. A volte ti sembrano negativi perché scombussolano quell'ordine mentale che avevi costruito. Ma se li guardi da un'altra prospettiva, poi ti accorgi che in realtà sono un regalo. Certo, se poi anche il regalo diventa un imprevisto, allora la situazione si aggroviglia e finisce per assomigliare a una picada. Per dirla semplice, oggi ci servirà molta flessibilità. In mezzo a tutto questo vortice di piani saltati, però, ci sono anche quei momenti che ti ancorano al presente. Possono essere belli, ma anche brutti, però tutti hanno quell'energia giusta che ti obbliga a concentrarti su quello che stai vivendo in quel momento. In realtà noi ragazzi oggi non dovevamo essere qua. Ho fatto un po' di caos in questa intro, lo so, ma descrive perfettamente il contenuto. Pronti ai colpi di scena? Siamo arrivati? Buongiorno ragazzi da Salento, oggi giornatina uggiosina, ma ci sono sempre colori per fortuna. Noi stiamo per lasciare Salento. Dov'è Angela che me la stavo perdendo qua dietro? Buongiorno, siamo carichi con i nostri zainoni, stiamo andando a prendere il primo autobus. Oggi ne abbiamo un paio da prendere e quindi ci sarà un bel viaggio da fare. Allora, qua stamattina a Salento sono carichi sia di immondizia perché è lunedì, quindi mi sa che oggi devono passare i signori della spazzatura, e là dietro è pieno zeppo di militari dappertutto. Questo è strano. Non abbiamo ben capito perché. Comunque sembra un paesino così tranquillo. qua ci sono tutte le famosissime fuoristrada colorate di Salento, quelle che portano alla Valle della Cocora, dove siamo stati ieri. Ragazzi, abbiamo visto qualcosa di fantastico in queste zone. Nel precedente video c'è tutta la storia. La miseria. Sembrava un frutto, sembrava qualcosa per terra, ragazzi. Questo è un mega scarabeo. Credo che... Oddio, ma è vivo? È vivo o non è vivo? Non disturbarlo. Non disturbiamolo. Mamma, quanto è grosso! Ammazza ragazzi, che sfiga. Ancora una volta a Pereira piove di brutto. Siamo arrivati alla stazione degli autobus di Pereira, che ovviamente ci ha accolto con la pioggia. Siccome abbiamo comprato un biglietto per l'autobus notturno, abbiamo quasi tutto il pomeriggio e quindi abbiamo deciso di lasciare lo zaino grande in questo posto che appunto tiene tutte le valigie durante la giornata. Costa 5.000, quindi €1 circa per tenertela tutto il giorno in pratica. Quindi siamo un pochino più leggeri, però a sto punto volevamo farci un altro giro a Pereira, ma dato che diluvia adesso vediamo, aspettiamo un attimo se passa come l'altra volta e poi possiamo andare a vedere la città. Abbiamo provato a spostarci verso il centro ragazzi, ma sta piovendo un botto. Siamo qua sotto il ponte con alcuni colleghi, c'è chi procede a coprirsi come si deve per affrontare la pioggia e noi rimaniamo speranzosi, dai, vediamo se si apre. Siamo tornati alla fine a Pereira ragazzi, la città mercato più mercatosa di tutta la Colombia fino ad ora. Siamo tornati volentieri, avevamo due scelte oggi: o restare a Salento e aspettare l'autobus di stanotte, oppure venire qui e aspettare qua tutta la giornata. Quindi qua siamo venuti comunque molto volentieri perché vedete c'è una vitalità pazzesca, banchetti dappertutto, negozi tutti aperti, un centro commerciale continuo. Là addirittura la chiamano zona franca, adesso non so effettivamente se questa sia una vera e propria zona franca, ma alla fine ci importa anche poco. Allora ragazzi, noi in queste giornate in cui dobbiamo prendere l'autobus notturno, in genere no, abbiamo questi spazi in cui dobbiamo... Questo limbo, il nostro ristorante preferito in questo momento ha chiuso e come vedete siamo di casa qua. Ecco questo che guarda, stavo è pienissimo dicendo. di questi negozi, tantissimi da tutti i lati. Sì, credo che non abbiamo visto. Poi non è grande Pereira, c'è questa cosa, non è Medellin, Bogotà, quegli enormi centri, però qui in questa zona è sicuramente una città dove la gente viene a fare acquisti perché c'è tanta gente in settimana. Il signore sta suonando da quel lato. Guarda qua il signore taglia le patate, le fa subito fritte fresche. Very good.
Abbiamo qua un no, momento intimo. In realtà stavo per dire che era il venditore del banchetto, ma in realtà no, era in bagno, quindi non lo disturbiamo ulteriormente. Da questo lato poi ci sono delle vie pedonali, queste qua sono quelle diciamo perpendicolari alla via principale, quindi sia da questo lato che da quest'altro lato il mercato continua. E quindi piccolo dietro le quinte stiamo lavorando ai video e a tutto il resto direttamente da questo centro commerciale, che è uno dei tantissimi di Pereira, con questa vista però che non è per niente male. Piazzona centrale qui davanti, le palme, e attenzione perché aveva smesso di piovere, ma in realtà non so, potrebbe tornare a breve. Gli uccellini a Pereira sono differenti, questi hanno tutto il petto giallo. Ci sono le vetrate, ma ci sono tutti gli spazi tra uno e l'altro, quindi entra un bel po' d'aria e anche gli uccellini. Sono le 10:15, è finalmente arrivato il nostro autobus, quindi noi ci siamo vestiti tutti quanti, siamo pronti già con le giacche e adesso andiamo a prendere l'autobus che è qua fuori. Partiti, buonanotte. Siamo arrivati prima del previsto anche questa volta. Questa è la situazione, stiamo provando a dormire un po' sul tavolo qua mentre aprono tutti i vari ristoranti. Ah sì, siamo tornati a Medellin, ci siamo dimenticati di dire questa cosa. Questa è la stazione sud di Medellin. Siccome non riesco a dormire mi sono messa a guardare le pubblicità delle TV e c'è questa inquietantissima pubblicità delle motoseghe che continuo a ripassare con tutti i modelli delle motoseghe disponibili. Risvegliati dal pisolino sul tavolo, stiamo mettendo via le giacche adesso. Oddio, ho fatto una di quelle notte, tipo ho dormito forse mezz'ora e sono quelle mezz'ore che valgono Power nap 10. Torniamo al power nap. Mamma, profondissima. Devo dire la verità, mi sono trovato un po' sbavettato, tipo Ma eri Homer. sullo zaino, hai sbavettato sullo zaino. No, così, no. Braccio, così. Che bella scena, che bella scena. Così. In realtà noi ragazzi oggi non dovevamo essere qua a Medellin, cioè questa notte è successo un piccolo dramma, si è consumato un piccolo dramma, perché, e poi vabbè, poi ve lo spieghiamo, fatto sta che noi non dovevamo essere qua, quindi adesso ci facciamo un giro in quelle zone che non abbiamo visto della città e poi vabbè, poi vi raccontiamo tutto quello che sta per succedere. Adesso siamo in una zona sempre molto centrale e qui non so cosa stia succedendo, hanno chiuso la strada e sono tutti qui in mezzo. C'è qualcosa, forse l'università. Hanno fatto la prova di evacuazione. Perché ci sono quelli come vedi? Quarto piano, mi sa che hanno fatto la prova di evacuazione, sono tutti sereni, tranquilli. Forse l'università questa, è Forse tutta l'università sì. che è uscita fuori per strada. Chi segue il canale lo sa, l'ultima volta, cioè l'unica volta nella nostra vita che siamo stati a Medellin, abbiamo avuto ragazzi delle esperienze che ci hanno un po', diciamo, secondo me anche un po' condizionato, perché Sì. abbiamo dormito nel pieno centro della città, che però ha dei problemi belli grossi. Belli ecco. evidenti. Quindi, Abbiamo parlato del fatto che questa città sta cambiando tanto, però la zona centrale paradossalmente è quella messa peggio. Quindi ci siamo finiti, noi pensavamo di prendere l'hotel nel posto migliore, in centro, zona gialla. In realtà non è andata così. E invece ragazzi stiamo scoprendo proprio in questo momento una città completamente diversa. Allora qua ci sono tutti gli uffici, palazzoni, tutto bello tranquillo e pulito, ma ecco a pochi metri da qui c'è quel centro di cui abbiamo parlato in quel video, che vi consiglio comunque di andare a rivedere. Diciamo è qualche video fa che siamo stati a Medellin. Qua abbiamo addirittura il giardino verticale come a Milano, ragazzi. Guarda qua che roba incredibile. Abbiamo addirittura i giardinieri che stanno lavorando. Come vedete col montacariche stanno salendo proprio su. Tutta questa piazza è una piazza con tutti gli uffici governativi, quindi qua dietro abbiamo per esempio il governo di Antioquia,
e poi ci sono altri uffici appunto statali. E poi in mezzo alla piazza c'è invece un monumento, che è un monumento importante di Medellin, il monumento alla razza. Dobbiamo un attimo immaginarcelo perché è completamente coperto dalle impalcature, è in ristrutturazione, l'hanno finito di costruire nell'88, adesso stanno facendo questa enorme ristrutturazione, ci vorrà un bel po' di tempo, ma si può intravedere la forma che è quella di una mezzaluna, a indicare appunto che punta verso il cielo questa mezzaluna, per indicare l'ascesa spirituale e culturale del popolo di Antiochia. Si chiama infatti monumento alla razza come intesa come identità culturale delle persone che abitano qui, quindi non un'etnia in particolare, ma il risultato dell'unione di diverse etnie che ha portato appunto alla popolazione colombiana come la conosciamo oggi. Ecco, magari useremo qualche foto di archivio perché così non si capisce molto, siamo anche contro luce. E proprio al di là della strada, là in fondo c'è il monumento che abbiamo visto prima, adesso attraversando siamo in questa piazza che si chiama la Piazza delle Luci, dove ci sono queste torri altissime, sono circa 300 le torri alte 18 metri che in teoria si illuminano di notte. Allora abbiamo letto che forse non funzionano più, ma si illuminano solo i palazzi attorno e sono rimaste soltanto le torri. Comunque abbiamo detto che il centro di Medellin è stato per anni, e in alcune zone ancora lo è, un luogo piuttosto degradato, e questo è stato un tentativo di dare una seconda vita a una parte della città. Oltre a questi palitos ci sono anche dei palitos naturales, che sono questi. Diciamo che c'è in questa parte anche un piccolo bosco di bambù. Qui siamo sotto l'incrocio delle due metro, diciamo, principali, le due linee di Medellin, una va verso nord e l'altra invece va da est verso ovest. Ah, guarda qua ragazzi, c'è pure il tram che passa proprio nel centro. Noi stiamo andando verso una plazuela de San Ignacio. Eccola qua ragazzi, la plazuela del San Ignacio. Queste piazze sono tutte quante luogo di ritrovo. Questa qui devo dire che tra le varie piazze è bella tranquilla. Sì. Ci sono un po' di signori seduti lì. Addirittura si sta giocando a scacchi. Qui abbiamo delle librerie aperte in questo momento, dove ci si può sedere, leggere qualcosa o usare il computer. I signori stanno facendo le parole crociate. E qua abbiamo diversi libri, ma si possono prendere gratuitamente forse? È carina questa cosa, una bella. sorta di biblioteca all'aperto. E poi si chiude questa qua la sera. Sì. Su due parti, però sì, molto carina questa cosa. Siamo un po' spompatelli, esattamente come l'altra volta, questa è la regola fissa, ogni volta che veniamo a Medellin ci arriviamo dopo un autobus notturno e quindi siamo un po' in un altro pianeta. Devo dire che la zona che stiamo vedendo adesso è molto meglio rispetto all'altra dove siamo capitati l'altra volta, però resta comunque il fatto che Medellin è una grande città, quindi bisogna comunque tenere gli occhi aperti, cosa non semplicissima in questo momento, e che comunque è una grande città, quindi hai problemi delle grandi città, è bella trugna, rimane trugna. diciamo di sì. ragazzi, ci ho provato io, ma non c'è niente da fare, non c'è niente da fare. Lei quando vede la chiesa deve entrare, non perché sia particolarmente credente, ma perché è costantemente super interessata, super curiosa di vedere anche come sono all'interno le chiese. Comunque questa è la chiesa di Santo Ignazio, nel momento c'è la messa e questa è la chiesa. La Colombia è il paese del caffè e questa regione in particolare è la regione del caffè, e infatti ragazzi in questa piazza ho contato almeno 20 caffettieri tra signore e signori che vendono appunto il caffè e lo portano sempre nei termos. Quindi qua ecco, di fronte a me soltanto adesso ne ho 1, 2, 3, 4, 5, 6 da quel lato.
in questo angolo della piazza. Bisogna moltiplicare praticamente. Meno male, ragazzi, perché dove c'è caffè c'è casa. Citazioni sempre recenti, sì. cioè lo spot della pasta. I celebri anni 80, la Barilla. Era un po' diverso, infatti, non era il caffè. E allora te ne cito un'altra, Angela. Sei la più amata dagli italiani, come la Cuccarini. No, quella è solo Lorella, non Sì. posso permettermi. No, anche Angela, anche Angela. Smaron. Passa il tram accanto. Es como italiano también. Es italiano, sì. Ah, sì, sì. Oliva es la aceituna. In italiano. In italiano, sì. Un árbol que se llama olivo. Es muy importante in Italia. De donde sacan el aceite de oliva. Sì, claro. ¿Saben ustedes son italianos? Sì, somos italiani. ¿Y usted gira de paseo? Sì, de paseo. Allora mi si è rotta la giacca in un angolo, si è proprio scucita un pezzettino, 5 centimetri. Abbiamo visto che questa zona c'erano tutte le signore che cucinano, allora ci siamo fermati da questa signora 5 minuti e via. Come se cucina? Come se prepara? Que a mí me queda delicioso. Delicioso. Delicioso, Yo invité a un mexicano a mi casa a comer mondongo porque ya no lo saben hacer. Y le encantó. O sea, Porque es mexicano. El Mondongo mondongo es es mexicano o colombiano? colombiano. Colombiano. Allá le dicen pancita. En su tierra, ¿cómo le dicen? Non sé. Non se hace. Non No? se hace, no? 5.000, Che cioè bello. €1 la signora ci ha cucito velocissimamente il pezzettino rotto, ma è Però stato che bello. chiacchiera, ragazzi. Sì. Abbiamo La parlato di signora cibo. è una super chef, ovviamente ci ha parlato di cibo e di come fa il suo mondongo la domenica. Il mondongo è, diciamo, è lo stomaco, uno dei vari Stomaci della pecora. Della pecora o della vacca? Della vacca forse ha detto. Vabbè, non mi ricordo, vabbè. non è che. Comunque Sì, roba. roba interiore. Siccome c'è anche in Messico e gli abbiamo chiesto se è una ricetta messicana, lei ha detto no, è la Colombiana. sua ricetta colombiana deliziosa. Aquí es donde se hace todo el proceso. Ah, eccolo qua. Questo è il forno del signore che è acceso, va a Come gas. l'orno della pizza. Sí, es, Ah. es similar. Es Similar. similar al horno de la Qué pizza, solo bello. que este se organizó para hacer las arepas. Acá en la parte de arriba es donde se coloca en esta lata, se coloca en un molde la masa, es una mezcla líquida. Ahí se asan, cuando se asan ya están listas, se bajan y se desmoldan. Se abren, se les mete il queso e si collocano a gratinare. Ah, Che ricco. che ricco, grazie. Era da un po' che non mangiavamo una ripita, poi questa ripiena di formaggio bella calda. Guarda, non resiste, volevo dire una cosa. Anche la mi parla. Buonissima questa. Almeno è da tantissimo, ragazzi, che anche mi parla delle repas, perché comunque le abbiamo trovate tantissimo nell'altra parte delle Ande, la zona di Bogotà. Qua da questo lato un pochino meno, devo dire. È diversa perché l'impasto si sente proprio il mais, ma è anche leggermente dolce, cosa che invece le altre non erano. E c'è dentro il formaggio bello filante, il bel pezzettone di formaggio che con la polenta, lo sappiamo, sta benissimo. Qua vendono di tutto Un intanto. passaggio. Siamo sbucati in questa piazzetta che definirei la piazzetta degli orologiai. Infatti ci sono tutti questi chioschetti che sono tutti quanti con i signori che aggiustano gli orologi, con tutti i pezzetti di orologi da sistemare e tutte le attrezzature per farlo. Da questo lato vendono anche gli orologi, quelli da casa, da camera. Alcuni sono chiusi ma la maggior parte sono aperti. Ecco qui che si sta lavorando in diretta. E ci sono anche tantissimi ristorantini molto interessanti e ci siamo fermati in uno di quei posti. Gracias. Guarda qua che piattazzo, ragazzi. 1 e 2 abbiamo fatto con l'uovo e tutto il resto. Very good. Abbiamo anche l'intrattenimento, ragazzi. Imparata la lezione, ragazzi, ci siamo spostati, abbiamo preso la metro che è qua dietro e siamo venuti in questa zona dove abbiamo preso l'hotel per stanotte. Sarà solo una notte, domani già cambierà tutto quanto, ma la zona è totalmente diversa, quindi abbiamo imparato, non si dorme in centro, non si dorme nella zona in cui siamo stati l'altra volta. Questa appunto zona dello stadio sembra un altro mondo. Che zona residenziale, addirittura i cactus giganti. Queste sono tutte le radici di un mega albero che è proprio in mezzo a questa piazzetta.
Siamo arrivati a destinazione, ci siamo fatti una bella doccia bollente, ci siamo un attimo ripresi, adesso va un po' meglio. Devo dire che questo posto l'abbiamo prenotato stanotte, non so in che condizioni, ci è andata anche bene che abbiamo trovato un ottimo posto. Perché tipo alle 3, alle 4. Nel dormiveglia più assoluto, eravamo un po' così, abbiamo dovuto trovare questa cosa, sistemare questa cosa, metterci una pezza, perché noi in realtà avevamo prenotato da un'altra parte, in un'altra città, dove però non siamo andati perché cos'è successo? Allora, noi a Medellin dovevamo venirci tra qualche giorno, quindi comunque era in programma di tornare qui, perché stanno per arrivare, attenzione ragazzi, stanno per arrivare mia sorella e Richard, le serie come da Richard. tradizione. La tradizione, loro vengono appena a posto, quando siamo da qualche parte ci raggiungono e fanno qualche giorno insieme a noi, e quindi questa era l'occasione di trovarci qui in Colombia. Cosa avevamo fatto? Avevamo una sorta di file condiviso con tutte le date, prenotiamo qui, andiamo Questa è tua di là. sorella che si mette a fare i file condivisi, tutte queste fesserie. Quindi siamo andati avanti con questo, Sempre lei. con questo file, no? Aggiornarlo, allora torniamo qui, metti l'indirizzo, metti tutto il link, tutto quanto. E poi, niente, era previsto il loro arrivo di venerdì. E invece... teoria. Invece ieri sono in un gruppo con lei e mia cugina, e mia cugina gli chiede: ma quando è che partite esattamente? E lei dice domani. Come domani? Cioè un non giorno... deve arrivare dopo domani? Esatto, un giorno prima. Noi poi l'abbiamo letto quando in Italia era già notte, e quindi abbiamo detto no, vuoi vedere che ha sbagliato tutte le date su quel famoso file condiviso? Sì. E così è stato, e quindi noi avevamo già organizzato tutto, prenotato tutto, sistemato tutto, noi dovevamo essere da tutt'altra parte adesso, e invece stanotte ci siamo accorti che in realtà era un giorno prima che arrivavano. Vabbè. Arrivavano prima. Poco male, per fortuna era tutto cancellabile. Sì, meno male che noi non avevamo preso anche un autobus notturno magari per qualche giorno dopo, perché diciamo così arriviamo con l'autobus notturno e ci troviamo qui. Per fortuna si è risolto tutto, però ecco, la cosa positiva è che hanno un giorno in più, perché stanno un giorno in più, perché sul file deve arrivare venerdì, invece arrivano prima, quindi abbiamo un giorno in più pieno tutti insieme. Ma il fatto è che domani sono già qua. Cioè, adesso noi andiamo a dormire, ci svegliamo e loro sono arrivati. Quindi è proprio inaspettatissima sta roba. Oggi siamo corsi qua, abbiamo lavato le robe, le abbiamo messe ad asciugare con il ventilatore puntato. È una lavanderia praticamente la camera, pazzesco. Per fortuna però che l'abbiamo scoperto grazie alla chat, perché altrimenti potevamo essere a 100 km da qui e ricevere il messaggio sono atterrata e noi dall'altra parte del mondo. Vabbè dai, comunque andata bene così. Ecco, questa è la camera, diciamo che si commenta da sola il casino che c'è qua dentro e la lavanderia lì in fondo. Per fortuna sta asciugando tutto. Buongiorno ragazzi, devo dire che non sta girando benissimo. Stanotte ne sono successe e anche stamattina ne sono successe. Noi siamo venuti qua a far colazione supermercato. Ma il punto è, stanno girando o non stanno girando? Entrambe le cose. Innanzitutto stanotte non abbiamo dormito perché comunque c'era un po' di movimento. Infatti la ragazza che era nella stanza accanto alla nostra ha lavorato tutta la notte. Quindi c'era un bel via vai di persone che entravano, uscivano, rumori, urla, cose così. Avevamo forse un po' intuito che poteva fare una certa professione. Sì, non era una viaggiatrice, ecco, perché che sia chiaro, non era una viaggiatrice, non era una backpacker, non aveva lo zaino, però insomma ci ha tenuto un po' svegli tutta la notte. Vabbè, l'abbiamo poi comunicato alla signora dell'appartamento. Sì. Che ha detto di non saperne niente. Non ne sapeva niente, vabbè. Comunque. Poi in realtà non era la cosa peggiore quella, non era la cosa peggiore. Ne è successa un'altra, nel senso che Serena e Richard sono rimasti a Bogotà. Sì. Yes. Hanno chiuso l'aeroporto. Per la nebbia, ragazzi, la nebbia. Per la nebbia, hanno chiuso l'aeroporto. Credere, cioè. Quindi dovevano raggiungerci qui a Medellin con un volo interno che è stato posticipato al pomeriggio tardo, quindi li vedremo probabilmente stasera. Abbiamo perso un giorno intero per stare con loro. Erano pochi, ne avevamo guadagnato uno, felicissimi, abbiamo guadagnato un giorno, alla fine. È il destino. Sì. Il destino ha voluto che quel giorno non fosse guadagnato. Vabbè. E niente ragazzi, ci sono cose peggiori nella vita, però un po' girano, come dicevamo, girano le cose. Gira tutto. Ore 4:30, siamo al terzo caffè della giornata, anzi io sono il terzo caffè della giornata e ancora niente, non sono ancora partiti. Qua si beve il caffè così, sul banchetto, così, bello, molto bello, c'è anche il ginocchietto qua. Prima vista. Dall'immagine è particolare questo ginocchio. Aspetta, mettiamoci anche l'enjoy della tazza. Molto buona questa panaderia dell'angolo.
Ore 19, sono finalmente partiti, stanno per arrivare, mezz'ora soltanto di volo e saranno all'aeroporto e poi arriveranno direttamente qui. Questo è il posto in cui dormiremo tutti e 4, questa è la parte condivisa, là in fondo c'è anche la cucina, un bel divanetto da questo lato e la nostra stanza da 4. Allora siamo praticamente a 200 metri, neanche, da dove eravamo ieri. Sì, dove operavano delle signorine. È un altro mondo, devo dire, qua. Sì, questo posto è tutta un'altra cosa, ci sono i due proprietari signori gentilissimi, carinissimi. Molto carini. Tutta un'altra cosa, questa è la nostra stanza. Ah, che bello il sottotetto qua. Sì. E noi abbiamo il letto a castello, ovviamente. Abitue. Lasciamo loro che saranno distrutti il letto matrimoniale. Questa è la vista dalla stanza, dalla finestra, sono vie secondarie, quindi sono piuttosto tranquille rispetto alla principale, che è la Carrera 70, che qui in questo quartiere è una delle vie più famose, ci sono tutti i locali, quindi la sera si accende particolarmente, qui invece tranquillissimo. Ora stiamo uscendo a prendere qualcosina per stasera, prendiamo un po' di frutta visto che arriveranno un po' stanchi e distrutti e ne approfittiamo per fare anche un giretto in questa zona appunto di Medellin dove si respira tutta un'altra aria e dove si può tranquillamente uscire la sera a farsi un giro, diversamente da, come sapete bene, dal centro. Quindi questa è una delle stradine. Qui abbiamo i supermercati, poi magari facciamo un passaggino anche da qua e là in fondo c'è appunto quella via piena di ristoranti. La signora cucina qui in mezzo alla strada. Oh, questo è il pollo! Pernil. Pernil. Guarda, bello grande! Ci sono ragazzi questi camion che sono simili a quello che abbiamo preso noi qualche giorno fa, ma qua vengono usati per fare un tour della città. Musica, balla, qua si balla, addirittura ci sono i pali per fare anche la lap dance su questi camion che girano nella notte. E invece di qua ci sono tutti i ristoranti, le luci colorate, i banchetti da questo lato. Muy buenas noches, ¿cómo están amigos? Por acá tenemos lo mejor de la 70. Esto es una picada para 2 personas. ¿Cómo se llama eso? Picada. Picada. Eso lleva cerdo, como sí. Lleva cerdo, lleva pollo, lleva butifarra, tocineta, chorizo, papala francesa, queso cheddar, queso costeño. Una picada, mi amor. La picada. ¿Cuánto cuesta un plato como ese? Este es una picada para 2 personas. Eso tiene un costo de 60 pesos. 60 pesos. Ok. Y atendido por Marta. Oh, grazie. Ciao, grazie. Ragazzi, posso dirlo, è una trashata questa zona Che bella qui, trash. però ci sta, cioè mi è piaciuta, devo dire che mi è piaciuta. C'è addirittura il tuk tuk della granita e dei cocktail. La polizia comunque non manca in questa zona. Sono arrivati? Oh. Tengo un amorcito que siempre me habla bonito, pero ya no puedo verla este mes. Es que está muy lejos, se fue para el otro lado y no tengo para irme de una vez. No sé el domicilio ni el nombre del estado y se me hace muy difícil